Ma non ho tempo, non ho tempo. Quante volte ti sei detto, ah, vorrei davvero imparare l'italiano, ma ho troppe cose da fare. E il lavoro, e la famiglia, e gli amici, e il cane, e il gatto. Quindi alla fine non hai mai tempo. Tuttavia, in questo video voglio mostrarti come tu puoi creare del tempo nella tua giornata per imparare l'italiano. Ciao, sono Ermi Pedata e ti do il benvenuto sul mio canale dove l'apprendimento dell'italiano si unisce alla creatività e allo sviluppo personale. Se stai guardando questo video, probabilmente sei una persona molto impegnata e prima di tutto vorrei ricordarti che se tu hai deciso di imparare l'italiano e questa cosa è una cosa che si ripete, cioè è una cosa che tu vuoi fare da molto tempo, è arrivato adesso il momento di farla. E la prima cosa che ti consiglio di fare per creare più tempo per parlare l'italiano è questa. Rispondi a questa domanda. Se parlassi bene l'italiano, cosa cambierebbe nella mia vita? Scrivilo nei commenti, nella tua lingua madre o in italiano se sai già un po' di italiano. Magari ti stai chiedendo, ma Ermi, come mi può aiutare? Come mi può aiutare a scrivere cosa cambierebbe nella mia vita se parlassi bene l'italiano? Perché devo scrivere una cosa del genere? Te lo spiego. Ogni volta che abbiamo un obiettivo, nel tuo caso, imparare l'italiano, e sappiamo cosa ci porterà nella vita, nella nostra vita, raggiungere questo obiettivo e lo scriviamo in maniera chiara e vivida, abbiamo molte più probabilità di raggiungere questo obiettivo. E non lo dico io, ma lo dicono molti studi che sono stati fatti in neuroscienza che hanno dimostrato che scrivere un obiettivo e scrivere la visione legata al raggiungimento di questo obiettivo ci dà tra il 25 e il 50% di possibilità in più di realizzare questo obiettivo e direi che è una bella percentuale. Perciò non saltare questo passaggio. Per il secondo passo, per trovare del tempo per studiare l'italiano, hai bisogno della scheda di apprendimento relativa a questo video che puoi scaricare nel link in descrizione. L'obiettivo di questo passaggio è trovare nella tua giornata un lasso di tempo lungo o corto da poter potenzialmente dedicare all'italiano. La prima cosa che devi fare è analizzare la tua giornata tipo. Oppure, se non hai una giornata tipo e la tua giornata cambia giorno per giorno, puoi fare questo passaggio giorno per giorno, la sera prima. E ti mostro come io faccio questo passaggio poiché studio giapponese. Allora, questo è il mio piano per la giornata del 1° dicembre 2022. La mia sveglia è normalmente alle 7, mi sveglio alle 7 e durante la mattinata verso le 9 o 9 e mezza 10 comincio a lavorare e lavoro sul marketing e faccio un po' di amministrazione come ad esempio rispondere alle email e altre cose. Poi c'è il pranzo verso la mezza o l'una e infine ci sono lezioni e poi la cena. Se io guardo questo mio piano posso vedere che ci sono degli spazi bianchi e diciamo che questi sono
gli unici spazi bianchi che potrei potenzialmente dedicare al giapponese. E poiché il pomeriggio dopo pranzo normalmente non ho mai voglia di fare subito qualcosa, penso che il periodo migliore per studiare per me sia infatti tra le 8 e le 9. Perciò è questo il periodo, il lasso di tempo che posso dedicare al giapponese. E infatti posso scrivere qui giapponese. E una volta che l'ho scritto, lo devo rispettare. La cosa importante non è trovare un lasso di tempo enorme, anzi, spesso nell'apprendimento delle lingue funziona di più se tu dedichi un lasso di tempo corto, ma in maniera più costante, in maniera ripetitiva. Ad esempio, 15 minuti la mattina, 15 minuti il pomeriggio e 15 minuti la sera. Una cosa importante da notare mentre fai questo passaggio è davvero pensare a come usi il tempo durante la tua giornata, perché spesso perdiamo tempo in cose che neanche sono utili o ci interessano, soprattutto se passiamo molto tempo sul telefono. Ad esempio, una cosa che ho scoperto l'anno scorso è che passavo almeno 30 minuti su Instagram e la maggior parte del tempo non mi era neanche utile. Sì, era carino, ma alla fine non mi rendeva niente. E se invece non usi i social e magari dici, oh, davvero non ho tempo perché faccio molte cose durante la giornata, cosa puoi eliminare? Quale attività potresti eliminare per poter dedicare quel tempo all'italiano? Una volta che hai deciso quando fare italiano, devi anche decidere cosa fare durante quel lasso di tempo. Ad esempio, se hai messo da parte 15 minuti, probabilmente potrai usare quei 15 minuti per memorizzare del vocabolario, oppure potrai usare quei 15 minuti per fare un esercizio di ascolto, oppure potrai usare quei 15 minuti per studiare la grammatica. Insomma, decidi in anticipo cosa fare, perché se non deciderai in anticipo cosa fare, probabilmente perderai tempo e non saprai cosa fare e quindi non farai nulla. E questo mi porta alla quarta cosa che ti può aiutare a trovare più tempo per studiare l'italiano. E questa cosa è rendere facile cominciare a studiare. Che significa? Allora, ti do un esempio. Io normalmente studio giapponese la mattina mentre faccio colazione e infatti ho il libro di giapponese sul tavolo dove faccio colazione. Perché? Perché così è più facile per me cominciare. Perché se invece io faccio colazione e poi dico, ah, devo fare giapponese e il libro è in un'altra stanza e poi qualcosa succede e mi dimentico e non vado e quindi si crea una situazione in cui è più difficile per me cominciare. Perché la cosa più dura è appunto cominciare a studiare. Una volta che tu hai cominciato, ti è più facile continuare. Infine,
Un trucco che puoi usare se sei già a un livello intermedio di italiano e capisci bene questo video. Questo trucco è quello di usare i momenti morti della giornata per studiare italiano, o meglio, praticare l'italiano in una maniera passiva. Quando dico momenti morti, voglio dire attività che non richiedono molto cervello, attività che non ti impegnano molto mentalmente, come ad esempio guidare, spolverare, lavare i piatti, fare le faccende di casa. Ogni volta che fai un'attività che non richiede molto sforzo mentale, puoi unirla a un po' di italiano. Come? Ascoltando delle canzoni in italiano, ascoltando la radio, ascoltando un podcast, ascoltando un video e quindi in questa maniera porterai un po' più di italiano nella tua vita. Perciò, quale momento morto della giornata puoi usare da adesso per cominciare a praticare l'italiano di più? Fammelo sapere nei commenti sotto e dopo guarda quest'altro video. Ciao!